La farmacopea appunto può venire identificata o da uno Stato o da un gruppo di Stati per la propria, diciamo, per la regolamentazione della produzione interna di farmaci e di prodotti in generale che vengono utilizzati come ad esempio gli eccipienti, le sostanze tecniche per la produzione appunto dei medicamenti. Quindi noi avremo pubblicata la farmacopea nazionale degli Stati Uniti, United States Pharmacopoeia, avremo la farmacopea nazionale del Giappone, avremo la farmacopea nazionale di uno Stato, che ne so io, sudamericano, ma ad esempio non abbiamo, o abbiamo ormai in maniera solo residuale, una farmacopea nazionale italiana, una farmacopea nazionale francese o una farmacopea nazionale tedesca, perché ovviamente con l'avvento dell'Unione Europea c'è stata, se non un'unificazione, una grossa armonizzazione della normativa in campo europeo, con la pubblicazione appunto della farmacopea ufficiale europea, che viene chiamata normalmente col suo nome inglese European Pharmacopoeia, che viene però pubblicata in due lingue, che sono l'inglese e il francese, e quindi abbiamo due edizioni appunto, e questa farmacopea ha gradualmente soppiantato tutte le farmacopee nazionali degli Stati dell'Unione, anche se diciamo a livello residuale viene ancora pubblicata, ad esempio in Italia, una farmacopea ufficiale italiana che però riguarda solo una piccola parte di quello che viene normato, ad esempio quello di cui la farmacopea europea non si occupa, alcuni tipi di farmaci di cui la farmacopea europea non si occupa, e cose che hanno appunto importanza predominantemente sul territorio nazionale italiano. Esiste anche una farmacopea molto particolare che è la farmacopea internazionale, che viene pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il WHO cosiddetto a livello internazionale, e che al contrario delle altre farmacopee viene pubblicata online gratuitamente ed è accessibile a tutti, per cui se voi andate sul sito internet appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, potete avere, chiunque può avere accesso a questa farmacopea. Al contrario delle altre, dico perché le altre farmacopee invece vengono pubblicate normalmente in formato cartaceo e in formato elettronico, ma non sono liberamente disponibili, cioè devono venire acquistate da chi ne abbia interesse, e ovviamente sono disponibili in vari formati, in varie forme, ma non sono liberamente accessibili, diciamo, gratuitamente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica questa farmacopea internazionale come ausilio per i paesi in via di sviluppo, per quei paesi che non hanno le risorse necessarie per poter, diciamo, eseguire gli studi scientifici, per poter radunare gli esperti necessari, per poter poi stendere e pubblicare una farmacopea nazionale propria. E quindi questa va a sostituire un po' le farmacopee nazionali di quei paesi che non hanno le risorse per averne una nazionale, e questo chiaramente è un grosso, diciamo, è un grosso passo avanti, un grosso aiuto per questi paesi, anche perché permette poi di armonizzare la normativa a livello di molti paesi e quindi di poter, come dire, avere accesso allo stesso tipo di farmaci, avere la stessa qualità di farmaci a un largo range di paesi nel mondo, appunto, in via di sviluppo, e questo chiaramente è sempre una cosa positiva e auspicabile.